Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mic Bubble. Oggi in edizione straordinaria in quanto ci troviamo fuori dai VRS Studios, non siamo a casa nostra ma siamo ospiti della grande realtà di verniciatura caschi e realizzazione elmetti da corsa della Did Design. Alla mia destra l'ospite di oggi, sono senza co-host ma c'è un grande ospite, Did Davide degli Innocenti. Ciao Did. Ciao ragazzi. Ciao. Prima domanda solita del podcast, lo sai come va? Tutto a posto e niente in ordine. Ma allora innanzitutto ti vedo impegnato, cosa stai facendo? Questi sono i caschi winter test di Morbido, quindi Salutiamo. base Morbi. sempre, base nera, loghi monster, niente di che, poco speso molta resa. Ok, ma perché infatti cosa avrà una grafica standard, quindi non c'ha una grafica particolare. Allora, credo, perché sai, voi piloti decidete sempre più o meno in corso d'opera, quindi al momento... Esatto, quindi sì, le informazioni che ho io al momento credo di sì, però sto sempre perché già il fatto di farne due, un winter test e poi vediamo, non depone, però dai, vediamo. Ma infatti hai citato una cosa della quale volevo parlare, ovvero il rapporto con i piloti quando fai i caschi, ovvero, mi spiego meglio, nel senso che sì, succedono un sacco di cose, però è una bella trafila di rapporti, di decisioni. Io, se ti posso dire la mia, per me è fondamentale, è una cosa che sottovalutavo, poi l'ho imparata tra virgolette con Aldo, perché Aldo mi ha sempre detto no, è bello lavorare con i piloti quando li conosci, quando c'è un rapporto, quando c'è anche l'amicizia oltre al lavoro, così, ed effettivamente sì, è bello perché comunque dai, ti ci rapporti. Mi ricordo qui ci sono stati dei periodi che era un bel harem, si creava, perché abbiamo fatto delle mangiate. Poi sei anche venuto una volta a fare il casco, non è stato un misano. Una volta abbiamo fatto, è vero, ti sei fatto il casco. È vero, fatto operato proprio manualmente. Domanda numero 1. Allora, innanzitutto, da quando un pilota, ammettiamo che vada a fare il disegno con Aldo, no? Sì. Cosa succede? Qual è tutta la trafila? Cioè, io voglio spiegare ai nostri amici come come nasce un casco e cosa fa quello che lo fa, quindi quello che lo realizza proprio, quindi dagli esori, dai primordi proprio. Allora, diciamo che il casco nasce appunto con il pilota che giustamente si rivolge a noi, nello specifico ad Aldo, quindi ci dice più o meno quali sono le sue passioni, le cose che preferisce. Giusti. Può essere sì, una cosa che riguarda solo il colore, così come può essere invece proprio un'idea di grafica, quindi avere una grafica preferita, qualcosa che gli piace. E da lì Aldo praticamente porta diciamo su carta quella che è l'idea del pilota. Ok, quindi noi abbiamo qui ad esempio di tutte queste fasi, tanto vedo caschi più avanzati e meno avanzati. Sì. Tipo, quando arriva, no, perché volevo farla questa cosa di far vedere i caschi, capito? Tutte le fasi che te spieghi, faccio vedere il casco a che stato è, capito? Sì, no, si può prendere, abbiamo quello... Un mochettato, quello lì del TT? C'è quello del TT, se no c'è anche quello di Vale. Non so se queste tue tecniche poi si possono svelare. Certo, sì, non c'è niente che non si possa far vedere. Questo è mochettato. E c'è quello di Vale, vuoi far vedere quello di Vale con le fiamme? Che c'è un po' di... Sì. Che è... Dov'è? Quello è finito? Quello, no, cioè è quello vecchio che abbiamo anche realizzato ed è lì. Adesso vabbè, è un po'... Ok, sì. Beh, praticamente usiamo quello senza usare questo. Sì. Bello. Vabbè, questo lo lasciamo qui. Vuoi prendere anche quello finito? Che così lo vediamo, perché di questo abbiamo anche quello realmente fatto. Allora, ci siamo? Sì? Certo. Quello lo tieni te, dopo a chi lo diamo? Quello da te. Qualcuno. Allora. E dicevamo, perché arriva il casco grezzo tipo questi qui base, ma arriva il base, lo mascheri, gli metti Allora sì, viene mascherato e quindi isolata tutta la parte che se il casco è montato, tutta la parte che deve essere protetta dalla vernice. Poi, come dicevamo, viene carteggiato, dopodiché viene data la base.
base. Però prima di tutto questo lavoro qua si fa, diciamo, il discorso per portare il casco dal foglio di carta, diciamo dal computer sul casco. Viene fatta una sorta di moquette, la chiamiamo, con il nastro la carta gommata, e sulla carta gommata viene tracciata praticamente tutta la grafica, quindi si porta dal 2D, diciamo, diventa 3D. A questo punto qui sopra, una volta disegnata, viene praticamente strappolato il disegno creando delle maschere che sono fatte di adesivo, e poi una volta fatto questo si creano tutte le maschere per tutti i vari passaggi di verniciatura per ottenere, diciamo, alla fine la verniciatura. Si parte qui, si finisce lì. Cioè questo è, come vedi, ci sono le fiamme, quindi tutto quello che sono le varie, la grafica logicamente viene spezzata per poter essere, perché qui cammina su una superficie tonda, in piano logicamente viene deformata. E poi praticamente da questo qui, che è lo step iniziale, si arriva alla parte finale, che è questa sconfinata. Dopo ci sono logicamente diversi step o di verniciatura, di adesivi, come in questo caso. Adesso, in base a quello che fai oggi, facciamo vedere, perché non è che, diciamo, il rapporto con i piloti, i primi stadi da fare, insomma, si parte stadio grezzo, il maschera, tappeto, la moquette sopra, e vai avanti e finisci il casco. Però in tutto questo andamento di realizzazione io volevo capire tutti i rapporti che hai avuto con i piloti, perché secondo me ci sono tutte delle storie dietro, nel senso, a partire da Paso, ad esempio. Che rapporto hai con Paso? Come nasce? Quando avete iniziato a lavorare insieme? Perché compagnia aveva? Paso è odio e amore, nel senso che ci prendiamo in giro proprio a piedi pari, come si dice, nel senso che lui non è mai contento, tutte le volte c'ha sempre da lamentarsi, qualsiasi cosa fai lui è sempre quello, ma però sai, non è mai contento. Però lo conosco. Chiediamo la controparte a Paso. Certo, sì, no, ma ti dico, io gli voglio bene per questo, quindi e lui ha iniziato a lavorare ancora prima che con Aldo, perché io ho iniziato con lui che correva, adesso non ricordo bene che trofeo faceva prima di arrivare da Cecchinello, poi è venuto da me e mi ha detto: guarda, cominciamo a correre nel mondiale. E da lì lui l'ho sempre seguito io come did. E dopo invece poi ho iniziato a lavorare con Aldo, e da lì effettivamente mi sono avvicinato agli altri piloti, diciamo, è stato... Tu hai iniziato con Paso, quindi il primo pilota è stato? Primo mio pilota delle due ruote praticamente. Esatto. Sì, dopo facevo qualche, diciamo, personaggio amatoriale. Qua mi ricordo il padre di una mia compagna di classe, che ad esempio lui che girava in moto, però erano quelli che facevo io principalmente erano amici di amici che avevano la moto e giravano la domenica. Ma tu perché di Riccione, il primo pilota a Paso, perché te sei di Riccione, no? No, io sono di Rimini e lui venne da me perché io avevo lasciato, così come Aldo, aveva visto dei caschi miei, avevo lasciato in giro così dei caschi da Motecò, che era la vecchia concessionaria della Yamaha qui a Riccione. Lui aveva visto il casco, aveva chiesto al titolare il numero ed è venuto da me perché voleva fare i caschi. E andiamo allora proprio, vorrei capire, perché un po' l'ho sentito, un po' la conosco la tua storia, ma non del tutto. Cioè, te cosa hai studiato, cosa facevi allora, io ho studiato giovane, e cosa hai studiato e poi come hai fatto, insomma, ad arrivare fino a oggi a fare i caschi di pilota? Allora, io praticamente io sono iniziato facendo l'istituto d'arte, grafica pubblicitaria. A Riccione? A Riccione. E la passione per il casco è una cosa che ho sempre avuto. Però perché? Non lo so, a me piace il casco, oggetto, mi piace il casco come oggetto, a me paradossalmente mi piacciono gli sport dove ci sono i caschi, football, adesso lo sci per esempio, cioè il casco come oggetto mi piace, mi piace anche il casco da operaio per il cantiere. Penso che per casco verrà bello graficato. Infatti negli Stati Uniti lo fanno, molte volte ce li hanno magari personalizzati, esatto, oppure con le grafiche dei caschi da football, perché sai il tifoso di quella squadra. E a me è sempre piaciuto il casco, nell'aviazione mi piacevano i caschi da pilota, quando vi Top Gun, da via di testa, caschi verniciati dai piloti d'aereo, per me era il mio sogno.
E quindi niente, però non ho mai pensato come un lavoro, sono onesto. Io onestamente, se mi avessero detto guarda che può essere un lavoro, sapevo che c'era chi lo faceva, perché comunque quando poi ho iniziato col go-kart mi sono approcciato al discorso che andando in pista vedevo la gente con i caschi verniciati e niente, è per stato Quindi quello. liceo, diploma in studio d'arte, e nel frattempo correvi con i kart? E dopo ho iniziato, io sì, a praticamente 14 anni, prima mio fratello mi ha portato a vedere una gara. Stranamente Sono anche te tornato a appassionato casa. di motori, hai cominciato con i kart. Sì, no, allora è stato mio fratello, mi ha portato a vedere sta gara, io sono tornato a casa, mia mamma, gli ho detto mamma, cosa vado a fare? Il prossimo anno io vado a lavorare, cameriere, bagnino, dove si prende di più perché devo trovare il budget. E niente, sono andato a lavorare quindi come cameriere e a settembre mi sono comprato il kart, il primo kart. Dopo appunto andavo in pista, vedevo i caschi verniciati, giravo per il paddock invece che guardare gli assetti e le cose, io guardavo i caschi della gente verniciata e gli ho detto a mio fratello proviamo, ho detto tanto facciamo i modellini, casco dai più o meno. Dopo iniziato il In Perini, che senso facciamo i modellini? io facevo un modellismo statico, quindi Tra scenario. sì, perché mio babbo faceva modellismo statico di aerei. E dopo io con mio fratello avevamo cominciato con le macchine da Quello Formula aereo 1. che c'era di sotto, quindi. Esatto. Ok. E niente, lì praticamente spaccavamo con le vernici, cioè vernici con l'aerografo. E al mio fratello gli ho detto guarda proviamo a fare il casco. Quindi ho preso il mio primo casco che però con l'aerografo ho visto, quello del modellismo, prato le bombolette. È venuto anche un esperimento, però mi mettevo lì. Come si faceva quella volta? Maschere e bomboletta? Allora, praticamente internet è poco, perché parliamo del 90, io considero, se non ricordo male, il primo casco l'avrò fatto nel 90-91, più o meno. Ok. Ancora non è che poi YouTube, queste robe qua, adesso se vai dove vai, vedi. Trovi. E quindi non sapevo niente. Io per dire ho preso, anche lì a scuola mi avevano insegnato il nastro che è sul bordo per fare, allora mi tagliavo tutti i filini, mettevo lì col taglierino, non sapevo cos'era un plotter, quindi io se volevo fare una maschera di un logo, tutto quel casco che vedevi prima, quello Disneyland Paris, quella è tutta roba che io ho tagliato a mano e con i trasferelli. Che non so se i trasferelli quelli che ti appoggi poi con la matita, perché io quello sapevo a scuola, mi avevano insegnato quella roba lì e quindi mi sono tagliato tutte le maschere e ho cominciato a fare i caschi. Dopo da lì un amico carrozziere di mio fratello ha visto i primi caschi che facevo, mi ha infamato, mi ha detto ci hai messo, allora usa eventualmente, mi ha detto i nastrini, queste cose qua. Ho imparato a conoscere le vernici vere da carrozzeria e mi sono un po' specializzato tra virgolette, però era tutta roba homemade, nel senso io mi prendevo, provavo, andavo un po' a gusto mio e ho cominciato a fare i miei, però da lì dopo magari sai c'era l'amico, ma lo fai anche a me? Ho detto un modo per arrotondare un attimino, non è che prendevi chissà che cosa, però magari sai ci mettevo come adesso, magari sai che ci metto parecchio a fare un casco, però magari lì i tempi erano lunghi, però ho cominciato e ho detto dai lo faccio, quindi lo fai l'amico dell'amico e dopo per farmi un po' di pubblicità ho cominciato a seminare qualche casco in giro e da lì appunto ho lasciato un casco per dire a Pinarella nel negozio, che c'era il negozio di ricambi. Qui a Riccione, alla pista dei kart? alla pista dei kart. E lì è successo che appunto Aldo cosa è successo? Stava cercando qualcuno ed è andato a girare col kart, mi sa con Reggio, perché c'era il periodo dell'X6, queste cose qui. E aveva visto il casco e aveva chiesto chi l'aveva fatto. Poi è andato a fare il tagliando da Moteco, perché al tempo c'aveva una Yamaha, e ha visto degli altri caschi miei. Questo qui è bravino. Io al tempo avevo finito intanto la scuola, mi ero iscritto all'università, ho provato a entrare in architettura ma non è che ero tutta sta cima a studiare, quindi ho fatto i miei test di ammissione, non ne ho passato neanche mezzo, cosa vado a fare? Giurisprudenza, cioè, poi da uno che era una mezza capra a scuola, però me la cavicchiavo, mi piaceva, quindi stranamente. E niente, dopo da lì un giorno tornando, me lo ricordo ancora, io stavo tornando dall'università che ero andato a fare un esame, ero in macchina con mio fratello, mi suona il telefono, Aldo Drudi mi fa guarda ciao sono Aldo, non so se sai chi sono. So. Che io gli ho detto, lì per lì pensavo questa è una cazzata che mi stanno organizzando quelli che avevano in appartamento, sai magari gli parlavo di caschi, sta roba qua, ho detto Aldo Drudi che mi chiama a me e mi fa guarda no io avrei bisogno, sto cercando un ragazzo che ho bisogno di qualcuno che mi faccia i caschi, queste cose qua, te saresti disponibile? E ho detto sì volentieri.
Poi per diverso tempo, sarà passato qualche settimana, niente, tutto tasello, ho detto sì, era una boiata. Posto. La seconda volta mi richiama e mi ricordo che ero sul terrazzo, mia mamma e i miei stavano facendo con la brace, si stava preparando da mangiare, mi suona il telefono Aldo De Rudi e mi fa: guarda, io alla fine se sei disponibile avrei da fare dei caschi per Nobuatsu Oki, degli Arai, che per me era Cioè, sì, perché è un pilota della 500 motomondiale giapponese. Arai, che per me lavorare sugli Arai al tempo dai, aveva quei caschetti un po' così, e cazzo, ho detto va bene, e mi aveva dato l'appuntamento il giorno dopo, qualche giorno dopo, a Riccione, e mi fa: guarda, in Viale Ceccarini, che io lì per lì ho pensato, io mi aspettavo Aldo Drudi, c'aveva una mega azienda, mega factory, ho detto Viale Ceccarini dov'è che ci sono che fanno i caschi? Sono andato da lui, mi ricordo che sono arrivato di sera, pomeriggio tardi, e praticamente mi apre Aldo, vedo l'ufficio, bello, che era un po' più stile questo, c'erano cose attaccate sul È lo stesso soffitto. di adesso? Era il secondo piano, però era molto più... allora, lui aveva lo studio con la sua ex compagna, quindi praticamente era studio grafico e lui. Ok. E lui era relegato in un ufficio che era la metà di questo stanzino qui, proprio era un buco, e c'aveva caschi dappertutto. Però sono arrivato, ho visto i caschi di Vale, le cose, ho detto, cazzo, ero in un mondo, perché Estasiato. anche se c'ero rimasto male, nel senso che io i caschi di Vale me li immaginavo in un modo, visti dal vero non voglio dire che erano fatti male, però adesso che ci lavoro, che capisco cosa vuol dire lavorare nelle corse, ho capito certe cose, però lì per lì io sono arrivato, come ti dicevo, io ad esempio lì al tempo nelle auto andava che il casco doveva essere liscio, quindi trasparente, carteggiare, invece lì c'erano gli scalini, le cose, sfumature, c'erano diverse cose che io ho detto, ma sono fatti così i caschi da auto. E niente, dopo parlando con Aldo siamo partiti e da lì è iniziato tutto. Dopo io ho iniziato a lavorare con Aldo sempre più, mi passava sempre più lavoro, Certo. e i piloti magari che lavoravano con Aldo hanno cominciato a dire: ma io vorrei lavorare con Did, facciamo fare i caschi a Davide, fino a che era rimasto poi solo Valentino, e poi dopo è arrivato anche lui. È arrivato anche Vale, ma Sì. oltre ai caschi poi tu prepari anche tutti gli adesivi 46, cioè tutti gli adesivi, i numeri, quelli che vediamo appiccicati. Praticamente sì, diciamo che i piloti logicamente hanno... Che c'è dietro? Perché comunque sono belli, cioè anche quelli... Allora, la tecnologia oggi aiuta tanto, perché comunque vedi stampa e taglio, quindi sei avvantaggiato parecchio. Però dopo ci sono personaggi come Vale che effettivamente ci ho provato più volte a fargli magari piacere gli adesivi stampati, le cose, ma invece lui e il fluo, le cose. Mi ricordo quando al tempo aveva la tartaruga, avevo provato a fargliela fare anche stampata, perché già dai, almeno lui no, mi piace di più con tutti i fluo sormontati, e quindi da Vale c'era il discorso anche del trasparente con l'abbondanza, che poi mi sembra che aveva sposato anche un altro pilota. Sì, io sicuro, io l'ho visto, ma anche puzzle, sì, la carandatura stupenda. E adesso hai provato a dire, io te l'ho detto, ho detto ma... Gli adesivi sono anche là, ma sì, ma perché gli adesivi sono troppo bellini. Sono tutti adesivi sormontati, cioè uno vede l'adesivo della tartaruga e dice l'adesivo sì, però c'è il verde fluo, Certo. il giallo, e quando devi spellicolare queste cose qua nel vinile fluo che è bello spesso, bello ciccio, diventa, però dai, sono cose che si fanno. Esatto, ma Vale com'è nel lavoro con te? Nel senso meticoloso? Vale Qual è il tuo rapporto con lui? Perché poi abbiamo chiesto di Paso, adesso passiamo a Vale. Ti dico, è uno spettacolo, ma non tanto, a parte il personaggio, no? Perché tanto, sono onesto, io guardavo Motosprint, poi dai, tu cominci a lavorare. Io mi ricordo che la prima volta che portai i suoi caschi a casa, io li ho messi sotto il letto, perché ho detto, metti che stanotte succede che vengono i ladri, mi portano via il casco, una responsabilità esagerata. Però Vale è bello perché ha un approccio che ha solo lui in questo ambiente qua, nel senso che comunque ha intanto un gusto vero, nel senso è difficile che scelga qualcosa di brutto,
e poi è molto esigente, ma allo stesso tempo ti riconosce, cioè ti chiede tanto in termini anche di tempo, perché comunque sappiamo che i caschi del Mugello, di Misano, così nascevano il martedì e il venerdì erano da portare in pista. Non è mai stato quello che magari il difettino, la cosa, cioè sapeva, diceva passare. sì, sai, Dio grazie che te l'ho fatto, me l'hai fatto, e quindi si lavora, dà gusto, perché comunque è un po' il personaggio, un po' come ti dicevo, cioè è un altro che quando, sai, molti piloti gli dai il casco, lo appoggiano, ti dicono bello, no? Lo guardano da lontano, quindi lo apprezzano in un certo modo. Vale era quello che il casco lo prendeva proprio in mano, guardava il particolare, cioè va a vedere delle cose. Sì, poi la cosa bella è che se parli con lui, anche tante volte mi trovavo a parlare di caschi. Cioè è un altro che condivide la passione del casco. Sì. Infatti lui mi diceva sempre, cioè a me piace il casco verniciato, è una cosa che mi dà gusto, mi piacciono i caschi. Ogni tanto capitava, capito, quando ci si vedeva lì da Aldo, che usciva il casco, ma anche di altri sport, Formula 1, e magari ci si mette a parlare di caschi. Certo. È una cosa che a me manda. È una bella stessa la grafica dei caschi, anch'io sono del club. Sì, infatti te sei arrivato dopo. Sì, no, perché forse te al tempo ancora cominciavi, quando si è cominciato a lavorare al Convale, te forse cominciavi a sbattere con le moto. Quando c'è dell'arte di questo livello è sempre bene, insomma, cioè fa bene per forza, piace. Ma tu hai citato i caschi speciali, lì si apre un grande capitolo, perché in caschi speciali tutte le volte cosa cambia quando si fanno i caschi speciali, ma soprattutto quali sono le dinamiche dei caschi speciali, della decisione, le tempistiche, perché io mi ricordo di aver vissuto, vabbè io non tanto, ma mi ricordo che sotto i vari Misano, sotto i vari Mugello succedevano cose diverse rispetto ad altre gare. O sbaglio? No, diciamo che allora. Qual è stata la volta più assurda che hai dovuto fare un casco speciale, ad esempio? Allora, con Vale devo dire che sono un po' tutte assurde, nel senso che comunque ogni volta si spostava l'asticella sempre più avanti, sempre più vicino alla gara. Quindi. Esatto, sì, perché si era partiti, magari si cominciava con gli incontri preliminari magari sempre più anticipati, no? E quindi dicevi dai, quest'anno forse è la volta buona. Poi invece no, saltava, no, non c'è l'idea, perché ecco un'altra cosa che a me è sempre piaciuta di Vale, lui l'ha sempre detto, io se ho qualcosa da dire e viene fuori qualcosa di bello lo facciamo, se no no. Non era quello, lo dobbiamo fare per forza. Quindi la cosa bella era questo tipo di approccio qua, cioè avere un qualcosa da dire. Però cosa succedeva? Che ogni anno, quando si faceva gli incontri, si buttava lì di ogni tot idee, che poi l'anno dopo non si potevano riciclare. E quindi era un po', sai, dopo ci eravamo cominciati a far furbi e dire aspetta, non ci bruciamo troppe cose perché se poi le butti lì. E quindi niente, praticamente diciamo ogni dinamica, ogni pilota aveva il suo approccio per il casco speciale, perché comunque anche te molte volte dai, come il casco magari con le foglie, cioè te hai avuto un approccio forse più Vale un po' una cosa più goliardica, te più profonda, te avevi caschi farlo proprio quello delle foglie, gusto anche dai il fatto di quando mi hai detto lo faccio io, è figo, perché comunque secondo me al di là della competenza tecnica è figo che un pilota si faccia il casco speciale, perché alla fine sono cose vostre. Speciale, sì. E il casco deve rappresentare, io in questa cosa qua è una roba che quando Aldo me l'ha detta mi si è aperto il mondo, no? Quando lui mi disse il casco è una cosa che deve rappresentare chi lo indossa, è vero, cioè adesso c'è molta standardizzazione, no? Non dico che i caschi sono tutti uguali, però c'è un approccio diverso, perché adesso è diventata il casco, prima c'era un po' più di attenzione, adesso devo avere il casco vernissato, ok, quindi poi quello che sarà quello che viene. Ed è un po' un peccato per certi versi, quindi quelli che ancora sono rimasti attaccati al voglio fare un casco che abbia un senso vero, ti dà gusto. Ma invece l'altra grande personalità con la quale hai lavorato e credo anche foste particolarmente amici era Sitch, o sbaglio?
Allora io Marco ti dico, credo. Se vorrei sapere, scusa, se com'era appunto lavorare con lui, com'era fare i caschi con lui. Allora io parlo, certo, io ti parlo da uno che a me quando Aldo mi ha detto arriva Marco, io onestamente ho detto no, perché mi stava antipatico. Okay. Io mi era capitato di vederlo qualche volta alla cava e non mi stava simpatico, sono onesto. Quando è arrivato ho detto no. Poi invece mi disse guarda no, è uno forte, è venuto qua in ufficio. Stefano Marchi, il grafico di Perf, di Ale. E praticamente mi disse no guarda è uno forte, bravo. Ho detto va bene e l'ho conosciuto poi lavorandoci e lì effettivamente Marco non gli si poteva, non era uno che ti poteva stare antipatico, perché comunque se volevi. sì, perché sia per il modo di fare, sia perché comunque anche lui amico da subito, nel senso non mi ha mai dato l'impressione di essere uno che se la tirava. È vero che è arrivato che ancora bene o male la sua carriera doveva partire da noi, quindi non era quello che poteva permettersi, però è arrivato in punta di piedi, però ha devastato tutto, ma sia per anche veniva in ufficio, dico i piloti. Veniva qua ogni tanto? Qui no, perché bene o male non fa, da me sì, ed era la cosa bella quella, cioè i piloti E lì arrivava, le orecchie, cosa facevano lì? Perché ogni tanto anche io venivo, però volevo sapere anche gli altri, quelli che venivano da te. Allora, ogni tanto Marco c'aveva di bello che veniva anche se non aveva bisogno. Cioè Marco era quello, sì, a me è capitato che o telefonasse, magari ti chiamava, ciao, e poi gli dicevo, ok, dimmi, no niente, ti volevo fare un saluto, che era una cosa. Poi era quello che magari mi invitava, sai quante volte dopo il Gran Premio, vieni a mangiare una piadina, riguardiamo il Gran Premio, io poi tante volte non sono andato perché c'avevo da fare sempre, un po' la famiglia anche, che lì io ero già sposato, e quindi facevo fatica, però Marco era quello, hai capito? Poi veniva, se passava da Rimini, veniva lì dai miei, che poi lo sentivi arrivare, perché lui aveva le sgommate, le cose. Sì. Era un matto, dopo capitava magari da Aldo, andiamo a fare un giro, mi portava, quando gli avevano dato l'Audi e ci aveva portato a fare il giro con l'Audi. Era uno bello, infatti tante volte ho il rimpianto di dire se ci fosse stato ancora, cazzo si sarebbero divertiti, perché comunque tu immaginatelo qua, pensi questo cosa forse avrebbe fatto tutti i giorni a venire qui. Sì. Però Marco era, ecco, lui era agli antipodi rispetto a Vale, per esempio per i caschi speciali, perché inizialmente si facevano, poi dopo quando ho cominciato a scarseggiare anche lì le idee, lui l'ha proprio detto, ha detto io ragazzi non è che il casco lo devo fare per forza, quindi io sì, non ha fatto dei grandi, no, lui specie negli ultimi anni, dopo lui dice io il mio casco ce l'ho, mi piace, è quello. Sì. E poi anche lì digerire un casco come il suo con le due righe per me è stato, devo dire, uno dei più belli che abbiamo fatto, che ho fatto con Aldo, perché comunque è un casco che è iconico, appunto, è riconoscibile, cioè, alla gente lo chiedi, anche adesso vedi due righe e dici Marco, lì. Però ti ho detto era proprio il rapporto con lui, con la famiglia. Io devo dire che la Rossella, vabbè, non dico che come una mamma, ma sempre con lei ho dei ricordi, con lei, con Marco. Io ho fatto la mia unica e prima sbornia, io non bevo. Mi piacerebbe perché è una cosa che mi invoglia, la birra specialmente, ma non mi piace, non ce la faccio. E mi ricordo, eravamo in Portogallo, non ricordo che risultato, se fece podio, cosa fece, e dopo dai, lì c'era il camion della Gilera, andiamo dentro il camion e allora io mi ricordo avevo bevuto 2 birre piccole, così, e già ero mezzo brillo, poi è arrivato col bicchiere di spumante, ciao, io sono stato male come un cane fitto, cioè il giorno dopo mi è venuto a prendere Aldo, io non avevo dormito, sono stato tutta la notte a finestra aperta perché boccheggiavo. E poi c'era Marco, però hai capito è stato divertente con Paolo è sempre stato quello, perché la Rossella mi prendeva in giro, mi diceva no ma lui abbaia ma non morde, perché Paolo mi dava dei cicchetti ogni tanto, perché sai le tempistiche per i caschi, i conti, le cose, quindi cioè lì con tutta la famiglia era bello, cioè io devo dire mi sono affezionato a Marco e alla famiglia, e quindi e com'era sul lavoro, cioè, per fare i caschi? Vabbè che appunto non era un casinista, no, lui veniva, ma lui era un casinista, non era, cioè Vale magari nel momento in cui
partiva, era concentrato lì. Era un casinista, veniva da Aldo e prendeva e andava in bagno e pensava ad altro e parlava di cagate, cioè era quello. Poi la cosa più bella era il connubio quando magari si trovava con Paso. Ecco, Allora lì c'era da ridere, perché poi partiva la bagarre, le cose. Infatti è successo ogni tanto, magari si andava a mangiare e magari un po' salivamo in macchina con uno con Marco, uno con Paso, dopo si facevano bagarre tra di loro. Dei personaggi. Lì, ciao, Pasini, Simoncelli. Era una cosa da ridere. Secondo me ci potevi fare delle puntate di Zelic quando c'erano loro, poi al tempo dopo c'era De Rosa. Quando c'era il trio, ciao, perché poi De Rosa era più, diciamo, pro Sick, però Te lo chiami Sick? a me era che Sick. Sic non mi viene. Sick, il Sick. No, lì era, ti dico io, quella è stata una bella mazzata. Quella è stata una delle cose che mi ha fatto dire, boh, forse è meglio che faccio dell'altro, perché dopo, dai. Sì, perché comunque, ad esempio, all'inizio non volevo rifare i suoi caschi, perché poi mi chiesero delle repliche, e lì per lì, però poi sua mamma mi ha detto, guarda, ho piacere che le fai te, perché ha detto tanto se lo devono far fuori, che magari sono fatte male, meglio che le fai te. E allora lì siamo partiti, abbiamo fatto qualche replica per i meccanici, queste cose qua, però ecco, con Marco sì. c'è ancora. Ho capito. E l'altra realtà alla quale sei particolarmente appassionato è la Formula 1. Esatto. Perché ti piacerebbe fare caschi Formula 1? Allora, diciamo che, ecco, E cosa cambia soprattutto? Perché uno magari da fuori dice cosa cambia. Certo, no, beh, allora diciamo che un po' come forme, come tipologia proprio di casco, cambiano alcune cose a livello tecnico, e a me il casco d'auto secondo me è il casco, è proprio sia per forma, adesso anche a livello aerodinamico, se vedi i caschi da moto si stanno allungando molto, ci sono molte appendici, il casco d'auto rimane un po' più, passami il termine, ignorante, no? Rimane tondo, cioè ha un po' più quella forma retro, più iconico, sì. E mi piace da matti. Poi dai, venendo un po' io dalle quattro ruote, forse lo sento, caschi che ho utilizzato io, le moto, sai, sono riuscito a spaccarmi una clavicola, una rotonda, partendo da una rotonda con lo scooter, figuriamoci con la moto, e quindi lo sento più mio. Mi piacerebbe, perché poi è un po' con la ricerca di stimoli nuovi, no? Perché comunque siamo arrivati grazie ad Aldo, grazie a Vale, là, fatto lui. Poi certo, sempre con Vale, devo dire, ci facevo un ragionamento, ho avuto modo di lavorare con Duan, con Schwanz, ho fatto i caschi tramite AGV con Agostini, Marquez, cioè, piloti che con cui non abbiamo lavorato, ce ne sono pochi, quindi è un po' cercare quella cosa di dire la Formula 1 è ancora un po' quella cosa che non conosco. Dopo ho avuto modo con Giovinazzi, abbiamo avuto quel sentore di Formula 1, mi piace, mi darebbe gusto. Dopo anche lì è un po' cambiato, perché comunque una volta, adesso sono loro, vedi, i caschi speciali, i piloti che cambiano ogni Gran Premio, che mi dispiace un po' perché si è persa quella cosa dei caschi iconici di una volta, perché comunque te, Prost, Senna, Mansell avevano quel casco lì, lo sapevi, li riconoscevi. Adesso metà dello schieramento, io se prendi uno e gli dici che casco c'ha non lo sa, perché comunque fai fatica. Mi sarebbe piaciuto ad esempio con Kimi, ci ho provato subito, appena ho visto che era della cosa gli ho provato anche a scrivere, ma mi ha detto che dai, adesso al momento ha un suo verniciatore, però lo lavoriamo ai fianchi, vediamo, magari, mai dire mai. Piano. Ma dai, io ti dico, se penso a Valentino, io dicevo no, chi ci lavorerà mai con Valentino, invece quindi no, mai dire mai. È uguale. È il casco magari il più bello, l'avete già detto, proprio per te il più bello, ma anche non solo fatto da te, in generale. Tu vedi, dici questo qui è più di lì, non potrebbe arrivare nessuno e io non ci arriverò, tipo. Allora ti dico, secondo me i due caschi che sono per me due punti di riferimento, ce n'è uno nelle auto e uno nelle moto. E devo dire, allora, nelle auto puoi capire è quello di Senna, ma perché è un po' come quello di Marco, è diventato un simbolo, quindi cioè, puoi estrapolare dalla grafica un simbolo davvero, esatto, e lo sa chiunque. L'altro casco invece che per me è rimasto iconico
è il casco quello di Schwanz, quello nero col sole dietro. Lì devo dire che Aldo effettivamente ha messo lì un gradino, un'asticella che sarà dura, e ti dico, secondo me anche, dai, ormai sono 20, quest'anno faccio 25 anni che lavoro con Aldo, quindi voglio dire è qualche giorno. Devo dire che secondo me non ci siamo arrivati a un casco così bello, o comunque che ha fatto così la differenza. Vuoi perché comunque adesso è tutto anche romantico, se c'è adesso qua poi acquisito prestigio, è chiaro, però diciamo che il margine per lavorare è sempre meno. Adesso sai, gli sponsor, le cose sui caschi, lo spazio che puoi utilizzare è poco, quindi è vero che ci hanno anche un po' tarpato le ali, però ecco, per me questi qui sono i due caschi che i due simbolo. top. Ragazzi, ultima domanda? Sì, Un'altra domanda. i due cascoli con dei grandissimi monster. Come è cambiata dall'inizio l'occupazione degli sponsor, come quella gestione lì? Cioè che adesso diventano sempre più rilevanti in un casco, quasi quelli della grafica. È vero, perché di sta cosa ne parlavamo anche con Aldo, che nella realizzazione del casco, nella creazione di un elmetto, una volta c'erano pochi sponsor, quindi diventava veramente tutta una tela da colorare, diciamo una lavagna bianca da poter riempire. Invece poi sono arrivati tanti sponsor, compagnia bella. E a livello grafico artistico, te come, se ti è cambiato qualcosa, meglio, peggio, uguale? È cambiato qualcosa nel tuo lavoro poi negli anni? Sì, no, considera che logicamente a ogni sponsor poi si associa un discorso di colori, quindi ogni sponsor poi ha il suo colore, quindi quello che vuole quel tipo di blu, quello che vuole quel tipo di rosso, quello che vuole quel tipo, quindi anche lì c'è tutto un discorso di vincoli anche nell'utilizzo di altri colori sul casco. È cambiato perché sì, in molte occasioni c'è stato da trovare il colore giusto. Quando fai gli adesivi devi un attimino tararti con quello che sono le esigenze degli sponsor. Ma poi anche quando un casco si rovina, cosa succede? Si può riparare o tocca farlo da zero? Dipende, allora se un casco prende una sassata, si graffia, diciamo che non ha un impatto, lo puoi ritoccare. Molte volte capita che si rovinino con i vetrini, la ventaniera, sai, cose di questo genere, allora sì, si può ritoccare. Un casco che invece subisce un impatto, logicamente magari la calotta rimane integra, però invece hai il problema che il polistirolo potrebbe aver lavorato e a quel punto diciamo non si a può. quel punto interviene il buon Mauri Vitali che di solito viene chiamato in causa anche quando una volta è finito il casco, che è smontato, cosa succede? Tu li mandi da Mauri? Una volta finito, adesso in questo caso qua, sì, io li darò a Maurizio Vitali che esatto, il Racing Service di AGU, un grande Mauri, ciao Mauri, che è l'uomo che praticamente li prepara e li rende pronti pista. Quindi verranno di solito preparati per asciutto, bagnato, eccetera, eccetera. Perché adesso praticamente dentro anche mancano tutte le imbottiture, tutto quanto, e quindi poi chiaro. Si passa al Racing Service. Ragazzi, mi sembra di essere arrivati a questo punto davvero alla fine. E sono veramente curioso se vi è piaciuta questa puntata, perché è interessante sapere come sono creati in caschi di tutto il motomondiale. Direttamente da Riccione, studio DID, Davide degli Innocenti, Mick Bubble, Straordinary Edition. Ciao, a presto. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Domande al pubblico adesso, non è finita, in realtà non è finita. Allora, Voi le ho fatte? Sì, io guarda, per me non è un problema.